Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco e oggi vi volevo parlare di come fare un budget. Quindi dato che l'ultima volta il video che ho fatto del mio piano finanziario, andatevelo a vedere se non l'avete ancora visto, lo metto qui in descrizione, ho fatto un piano per vedere come arrivare a essere milionario, a diventare un milionario. Oggi invece vi volevo parlare di una cosa che tutti invece dovrebbero fare, ovvero come creare un budget. Io mi sono creato un budget dopo aver letto un libro che si chiama Total Money Makeover di Dave Ramsey, ve lo consiglio, penso ci sia anche in italiano, se c'è in italiano metto anche quello in descrizione, però è una cosa in realtà molto semplice. Vi parlerò di come fare un budget, vi faccio vedere il template che ho utilizzato io per creare il mio, quindi lo lascio sia in descrizione ma ve lo faccio vedere anche poi qui sullo schermo, prendendo spunto dal mio, e poi come metterei i soldi io, come li faccio, cioè come metto io i miei soldi, e anche qualche consiglio per avere un budget più efficace, per mettere via più soldi, per uscire dai debiti se si hanno debiti, eccetera eccetera. Quindi iniziamo. Allora vi metto innanzitutto qui, ovviamente non lascio i miei soldi, questa è una copia, però vi lascio ogni parte del budget per capire come compilarlo, poi lo potete mettere nelle note dove volete, e in descrizione trovate il link oppure anche già la versione scritta di questo template qua, così non dovete ricopiarvelo, fare foto eccetera eccetera, così è semplice e comodo. Comunque, come fare un budget? Innanzitutto un budget è semplicemente capire come gestire a livello scritto il proprio denaro, quindi sapere i soldi che entrano, le entrate e i soldi che escono, dove vanno, da dove arrivano e dove vanno a finire praticamente. Quindi se una persona vuole diventare finanziariamente libera, quindi vuole cercare di avere un guadagno più alto, quindi cercare di avere entrate maggiori o semplicemente provare anche a diventare finanziariamente libero, quindi ricco, una cosa che devi imparare a fare è sicuramente gestire bene il proprio denaro, sapere dove vanno i propri soldi e da dove arrivano. Quindi, prima cosa, ovviamente bisogna fare una lista dei monthly income, vuol dire una lista di tutti i soldi che entrano. Quanti soldi arrivano ogni mese? Quindi si fa una lista, ad esempio per me c'è YouTube, ci sono le affiliazioni, c'è il mio lavoro principale che faccio in questo momento come consulente per alcune aziende, c'è TikTok, ci sono i lavori nella moda, ci sono vari tipi di lavori. Anche se sono lavori saltuari, quindi anche se sono lavori, ad esempio il mio lavoro, non lavoro come libero professionista, quindi ho partita IVA, quindi i miei soldi non arrivano ogni mese precisi e uguali, non importa, comunque scrivi quelli del mese precedente, perché ricorda che questo budget una volta al mese, io lo faccio il primo del mese insieme alla mia monthly routine, insieme alla mia routine mensile di ogni mese, il primo del mese mi metto qui e aggiorno il budget. Ci vogliono 5-10 minuti, però è una cosa che aiuta. Quindi si scrivono tutte le entrate del mese precedente, ad esempio, se si vuole iniziare. Quando si ha un'entrata, ad esempio, non so, mettiamo per renderci la vita facile, mettiamo 1000 euro. Mettiamo 1000 euro. Un lavoro part-time, niente di che, qualcosa di normale, insomma un'entrata che ci sta per un ragazzo più o meno della nostra età. Mettiamo 1000 euro. Poi, seconda categoria, monthly expenses. Vuol dire che bisogna scrivere quanto si spende ogni mese, quali sono le spese fisse che si fanno ogni mese. Vai in palestra? Sono 50 euro al mese, l'abbonamento di Apple Music, non so, Netflix, gli integratori, la benzina, qualsiasi cosa che ogni mese si spende, da quella che costa 20 centesimi a quella che ne costa 300, si scrive tutto. Ci sono spese che a volte si fanno, a volte non si fanno, non mi interessa. Metti le spese ricorrenti, quindi quelle che sai che ogni mese si fanno. Io ad esempio ho messo Apple Music, ho messo MMA perché faccio MMA, ho messo il corso di canto, ho messo il corso di ballo, ho messo Netflix, che ogni tanto guardo, ho messo le ricariche telefoniche della Vodafone, che sono 20 euro al mese, eccetera, eccetera. In totale metti, non so, io spendo molto poco, 100 euro. 1000, 100, quindi un decimo circa ho di spese mensili. Abito ancora con i miei, quindi non ho l'affitto da pagare, non ho il cibo da pagare, la benzina la
non la uso ultimamente neanche tanto perché essendoci la quarantena purtroppo non si può andare tanto in giro. Mettiamo 200, facciamo 200, quindi 2 decimi del proprio guadagno. Un'altra cosa molto utile, può essere utile, io preferisco non farla, tanta gente queste monthly expenses le divide in già categorie, quindi food, quindi cibo, casa, telefono, iCloud, le divide in categorie già fatte. Io preferisco di no, anche perché ci sono tante categorie come food, housing, eccetera, che io semplicemente non ricopro, essendo un ragazzo che abita ancora con i suoi genitori. Perché abito ancora con i miei? Perché per il momento non mi interessa spendere più soldi di quelli che mi servono, semplicemente per avere una casa in cui faccio le stesse cose che faccio a casa dei miei. Con i miei ho un buon rapporto, quindi io lavoro tutto il tempo in camera e ci vediamo praticamente solo a cena. Terza cosa, fare il budget vero e proprio, ovvero dividere in categorie dove andranno i propri soldi. Quindi dai monthly income, i 1.000 euro di guadagno al mese, si tolgono i monthly expenses, quindi si toglie quanto si spende ogni mese, 200 euro metti, quegli 800 euro che rimangono, bisogna creare un budget, ovvero entrate meno uscite, quindi entrate meno le spese, il restante si divide, quindi il risultato deve essere 0 alla fine del budget, ovvero il restante di quegli 800 euro lì, quello che rimane, entrate meno spese, 800 euro, vanno divisi in varie categorie, vanno spesi, tra virgolette, durante il mese, in modo che alla fine, quando si hanno suddivisi tutti i soldi, il rimanente deve essere 0, quindi il risultato deve essere 0, per sapere esattamente dove vanno tutti i soldi. Se entrate irregolari, quindi se avete una partita IVA come la mia, basati su entrata minima, poi in caso si aumenta dove serve, quindi se io penso di guadagnare dai 500 ai 2000, mi baso sui 500 euro. Poi in caso, se aumentano, meglio ancora. Qua ogni persona va in modo diverso. Ad esempio, normalmente si divide in categorie il budget. Si mette la maggior parte dei soldi in ovviamente una casa, un affitto, e il cibo, la benzina, eccetera. Ognuno sceglie di mettere una percentuale maggiore di soldi in base alle preferenze. Normalmente le categorie sono cibo 5-15%, la casa dal 25 al 35% di quello che si guadagna. Per me è 0 euro in ogni caso. Utilities, quindi telefono, tutte cose che ti possono essere utili, di solito un 5-10%. Abbigliamento, se ogni mese si vuole spendere qualcosa, vale circa un 2-7%. Trasporti dal 10 al 15%. Personal, quindi tutte cose per se stessi, 5-10% personal, inteso anche come il beauty care, shampoo, eccetera, eccetera. Recreation, quindi se si vuole andare al cinema, mangiare fuori, qualsiasi cosa, di solito si dedica un 5-10% del budget, quindi su 800 euro calcolate un 5-10% nel divertirvi di quello che guadagnate. Medical health, se avete un'assicurazione medica oppure per fare delle visite, di solito un 5-10% anche su questo. Assicurazioni 10-25%, debiti, e su questo ci torniamo dopo, 5-10%, e poi se si vuole donare dei soldi, il rimanente. Poi miscellaneous, io ho messo quindi cose varie, emergencies and annual expenses, quindi emergenze e spese annuali. Per me le spese annuali, ad esempio, sono i regali di Natale, i regali di compleanno, le tasse, perché avendo partita IVA pago le tasse una volta all'anno con le fatture, quindi io ogni volta che faccio una fattura prendo i soldi delle tasse, circa un 20% del mio guadagno, e lo metto direttamente in un altro conto in modo da avere i soldi puliti sul mio conto principale e i soldi, utilizzo Buddybank, su un conto esclusivamente per le tasse, quindi so già di avere i soldi delle fatture, quindi i soldi delle tasse già messi via da un altro punto. Quarto punto è appunto annual expenses, quindi sapere esattamente quanto si spende all'anno in base a regali. Io ho messo ad esempio il compleanno di Natale, il compleanno della mamma, del papà, di mio fratello, il Natale, la festa della mamma, la festa del papà, macchina, bollo, manutenzione, vacanze, riparazioni guasti e il commercialista. Quindi si sa che bisogna risparmiare, ad esempio, non so, si spendono 1.000 euro tra tutte queste cose una volta all'anno. Si sa che in un anno bisogna mettere via almeno 1.000 euro. Si fa 1.000 euro diviso 12 e si sa che bisogna mettere via ogni mese quella piccola quantità per tutte le spese annuali, quindi si è a posto.
Per quanto riguarda invece il budget, tornando indietro, e qua è finito. Questo è come fare il budget. Però per farvela in breve, per il budget come funziona? Nel momento in cui avete diviso il vostro rimanente, quindi gli 800 euro, in tutte queste categorie qua, ovviamente poi potete scegliere voi, nel senso che io ad esempio in food metto 100 euro perché ho messo in conto la pizza che mangio, il sushi eccetera una volta al mese, ma non spendo soldi per casa mia, quindi praticamente 100 euro. Per la casa 0 euro per me, per tante altre cose 0 euro, quindi la maggior parte dei miei soldi vanno in savings, quindi risparmi, e basta. Quindi per me sono risparmi che poi per me diventano anche investimenti. Se si vogliono si possono investire. Quindi qualche consiglio che vi posso dare? Cercate di, ridurre tutte le spese inutili. Nel momento in cui si fa un budget si capiscono veramente quali sono le spese utili e quali sono le spese non necessarie. Quindi eliminate le spese che non sono necessarie. Quindi cercate di ridurre le monthly e annual expenses, quindi le spese mensili e annuali. Cercate di ridurre al meno possibile. Cercate di aumentare invece le vostre entrate facendo un altro lavoro, cercando di farvi dare un aumento, provando a aprire, dei social media e provando quindi ad aiutare le persone tramite i social. In qualsiasi altro modo provate anche a sviluppare la vostra passione in un secondo momento quando non siete al lavoro. E un altro consiglio che vi posso dare è: mettetevi via un emergency fund, quindi un fondo emergenza. Io ho un conto secondario, quello che vi ho detto prima, Buddy Bank, in cui ho messo via 1.000 euro. C'è gente che preferisce mettere via 2, 3.000, 10.000 euro, in base a quanti soldi si fanno al mese. Di solito sono dai 3 ai 6 mesi di vita in cui magari non si guadagnerebbe niente di vita, quindi di sopravvivenza. Se ad esempio succede una pandemia e non si guadagna più niente, almeno si hanno messi via 3-6 mesi di vita se non avessi nessuna entrata. Per me, io che non ho tante spese, ho messo via 1.000 euro che per me sono più che sufficienti. Quindi 1.000 euro di emergency fund, che non si sa mai, tenerli lì. Quindi prima cosa da fare nel momento in cui si ha la propria entrata, quindi lo stipendio o quel che è, iniziare a mettere via pian piano l'emergency fund, quindi quei 1.000 euro o quello che volete. Io di solito parto sempre da 1.000 euro per poi aumentare se mi servono successivamente, quindi crearsi questo fondo emergenza e metterlo in un posto completamente diverso da il vostro conto principale. Io ad esempio li metto insieme alle tasse che devo pagare una volta all'anno sul mio conto di Buddy Bank, che è un conto gratuito che potete creare. Dopo aver fatto il fondo emergenza, il secondo obiettivo è quello di togliere i debiti. Quindi se avete debiti, state pagando la macchina, avete un finanziamento attivo, qualsiasi cosa state pagando, è il momento di pagarla. Piccolo consiglio, come lo dice anche nel libro Total Money Makeover, è la snowball effect, ovvero palla di neve, l'effetto valanga, l'effetto palla di neve. Ripagare, concentrarsi il 90% delle proprie spese sul ripagare i debiti più piccoli, in modo che si estinguono i debiti più piccoli, per poi passare ai debiti sempre più grandi. Quindi fare i debiti più piccoli, si sta pagando il telefono 20 euro al mese, cercare di pagare tutto il telefono subito, per poi passare, la macchina, poi la casa, poi eccetera eccetera, in modo che con questo effetto a catena si riescono a togliere un debito alla volta più facilmente, concentrare tutti i soldi, invece che mettere 1.000 euro al mese per i finanziamenti, quindi per i debiti che si hanno, invece che spendere 200 euro per ogni debito, mettiamo 5 debiti, metterne subito 900 su un debito in modo da ripagarlo il prima possibile e gli altri pochi soldi su tutti gli altri debiti in modo da tenerli attivi, in modo da continuare a pagare. Quando poi si finisce uno, hai più soldi da dividere in 4 debiti invece che 5, e quindi questo effetto permette di gestire meglio e esaurire prima un debito. Quindi crearsi un emergency fund, un fondo emergenza, ripagare i propri debiti e saper gestire il proprio denaro tramite un budget. Una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, io lo faccio una volta al mese, il primo del mese, riguardatevi il budget, ovvero le entrate magari non sono sempre le stesse, quindi cambiatele. Dunque, se le entrate non sono le stesse e le spese magari non sono le stesse, c'è da cambiare il budget, quindi si può magari aggiungere un po' di più al cibo, togliere un po' di più da là, magari avete tolto una spesa, magari ne avete aggiunto un'altra, quindi sapete esattamente dove vanno i soldi. E un ultimo consiglio che vi posso dare è: cercate di, come dice il libro L'uomo più ricco di Babilonia, 9 monete su 10, potete anche spenderle, anche 8 monete su 10, ma una moneta almeno o 2 monete su 10 che ricevete, risparmiatele, quindi tenetele lì
o potete anche reinvestirle. Potete reinvestirle a lungo termine per sfruttare magari l'interesse composto, come quello che sto facendo io con Moneyfarm, o con investimenti a lungo termine come S&P 500 o investimenti in borsa, o potete anche semplicemente tenerli lì, che non fanno mai male. E un'altra parte di questi risparmi, se risparmiate tanto, potete anche, se volete, rischiarla e provare a investire in attività, aprire un business, provare a fare qualcos'altro. Quindi io, dato che ho pochissime spese, se guadagnassi 1.000 euro al mese, ad esempio, dato che ne spendo 100, quei 900 euro che mi rimangono, 500 li metto via e 400 li utilizzo per investimenti vari. Anche di più, 100 li metto via e i rimanenti investo a lungo termine una parte, quindi li continuo a mettere in un fondo di interesse composto che nel tempo, in 30-40 anni, mi porta ad avere un grande patrimonio, per poi vivere di dividendi, ma questo ne ho parlato nell'altro video di come diventerò milionario. E una parte in investimenti per me stesso, quindi investimenti a breve termine, quindi magari provare a aprire un'azienda, corsi online, libri, anche semplicemente per me stesso, quindi non so, fare recitazione, migliorarmi facendo un corso di public speaking, qualsiasi cosa di breve termine, per provare a fare più soldi. Ultimo consiglio, da padre ricco padre povero: cercate di sapere dove vanno tutti i vostri soldi, quindi con questo budget siete a posto, e che ogni moneta, ogni euro che spendete, cercate di essere intelligenti e fare in modo che quell'euro lavori per voi. Quindi invece di spendere in cose che vi tolgono soldi, quindi non so, una macchina, se fate un debito, voi spendete e ogni mese vi toglie ancora soldi, oppure ad esempio vi comprate una maglietta di Gucci che non vi serve a niente, la comprate, avete speso soldi e non vi torneranno mai più quei soldi indietro. Provate invece a spendere quei soldi in qualcosa che sapete che vi porterà ancora soldi in futuro. Quindi magari è un investimento, un fondo, una qualsiasi cosa che sapete che poi in futuro vi porterà più soldi. Se fate questa cosa qui e sapete gestire bene il vostro denaro, chiunque, anche con un'entrata qualsiasi, può diventare libero finanziariamente. Ecco qui ragazzi, questo è un po' il piano. Scusate se il video magari è un po' lungo, però volevo spiegarvi bene come creare un proprio budget. Metterò qui in descrizione ovviamente tutte le cose di cui ho parlato e metterò anche il layout scritto se volete avere il budget. Io l'ho preso da vari siti, ne ho messi tutti insieme per creare una versione più semplice possibile. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, e se avete qualsiasi commento lasciatemi qui le domande e io rispondo a ogni singolo commento, oppure scrivetemi sui miei social, Instagram o TikTok o dove volete. E ecco qua, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Try